Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il Mazinga Z, il grande robot dell'animazione giapponese. Da un'idea di Go Nagai, il suo disegnatore, Hachette ha riprodotto, grazie a un designer, Yukimasa Iwata, eccolo qui. Ragazzi, non è che queste cose le posso sapere se non le leggo. Questo è il designer del modello, come vi ho fatto vedere anche nel video unboxing, e questo è il grande Go Nagai, autore e disegnatore, i quali appunto, grazie poi ad Hachette, hanno riprodotto questa meraviglia delle meraviglie. L'uscita è la numero 28, è un modello in diversi materiali, comunque strutturato in maniera pazzesca, meravigliosa. L'altezza del solo robot è 75 cm, è completo però del centro ricerche fotoatomiche, dove nel punto più alto avremo un'altezza massima di 90 cm. Andiamo subito a vedere quello che troviamo in questa uscita. Intanto saluto tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie a tutti ragazzi per il vostro tempo che mi dedicate. E alle persone che mi guardano ma non si iscrivono, dico questo: ricordatevi che l'iscrizione è gratuita, a voi non costa nulla, a me serve molto. Comunque grazie che mi visualizzate comunque, ma se desidererete e deciderete quindi di iscrivervi, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di robot. Infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Questa è una riproposizione del gomito che abbiamo già montato, il sinistro, e questa è l'articolazione del gomito destro. Questo è il perno. No, cosa sto dicendo? Scusatemi, questo è il perno in acciaio, eccolo qui. Io ho già fatto la modifica, andate a vedere il video numero 24, dove ho usato una striscia d'alluminio, l'avevo preparata, eccola qui. Una striscia d'alluminio, così vi dico anche la lunghezza: 6 cm per 7 mm. Ecco qui, questa striscia sono andato a avvolgermela qui, ma ripeto, avete tutto nel video numero 24. Allora, dopo il perno in acciaio abbiamo questo che è il meccanismo del gomito destro in policarbonato. Tutto quello che vedremo, tranne chiaramente l'o-ring che è in gomma, è in policarbonato. Giunto sferico, levate quella punta che avete di lavorazione qui, di iniezione, toglietela. Poi abbiamo anche questo, che è la copertura del perno destro. Due serie di viti, una più grande e una più piccola. Ecco qui, ci servirà questo, e per provare anche poi se abbiamo migliorato con questa modifica anche quest'altro pezzo qui. Vi ricordo che è questo quello che è stato fatto. Vi ricordate? Prima rimaneva molto più inclinato, adesso è un po' più dritto, non tantissimo, ma insomma, meglio di prima un po' lo è. Non si possono certamente fare i miracoli. Allora,
Iniziamo questo semplice montaggio, calziamo l'OR, giunto sferico, prendiamo la vite più lunga e avvitiamo. Perfetto. A questo punto io ho già fatto entrare questo pezzo qui all'interno per crearmi il giusto spazio, poi l'ho tirato fuori grazie alla punta del cacciavite, fate attenzione a non ferirvi. Adesso guardate, inserisco questo all'interno, questo evita qualsiasi, anche se infinitesimale, gioco tra la parte in acciaio e questa in policarbonato. Va ancora inserito un po', ma si inserirà quando poi andrò, adesso vedrete, a metterlo così qua all'interno. Ecco qua. Perfetto. Posso chiudere. Non so quanto questo abbia migliorato la condizione che avrebbe avuto diversamente di apertura, però sicuramente così non esiste più alcun gioco tra le due parti che ho menzionato prima. Ecco qui. Adesso proviamo. Beh, aspettate, guardate la differenza. È molto più diritto rispetto agli altri che rimangono così. Vedete? Una volta che lo chiudo in questa maniera, lui sta lì, non si piega più verso l'interno, perché ho tolto quel piccolissimo gioco. Adesso vi volevo sempre dire anche un'altra cosa che vi ho detto dall'inizio. Non vi preoccupate, perché per logica vedrete che vi arriverà anche, forse proprio all'ultimo numero, al numero 100, ci arriverà anche questo. L'articolazione da sostituire nel caso non volessimo avere il braccio aperto con lo sparamissili a vista, perché è anche bello così. Se invece decideremo di non far vedere lo sparamissili, questo verrà estratto. Ecco perché hanno fatto le due ogive e le boccole in silicone, diversamente non avrebbe alcun senso farlo. Avrebbero fatto questo pezzo fisso all'interno, questo pezzo fisso all'interno e la vite qui, e avrebbero articolato alla stessa maniera. Invece ci verrà dato poi un giunto, probabilmente di questo colore, che fungerà da gomito e non si vedrà questa bruttissima, ma necessaria se abbiamo lo sparamissili, cerniera. Bene, penso di avervi fatto vedere tutto. Sì, adesso prendo quello che ho montato fino al numero 28 e poi ci salutiamo. Io sono sempre più soddisfatto di questo
robot che è qualcosa di meraviglioso. Alla fine poi lo luciderò tutto. Ecco qui. Avete visto? Guardate come sta diritto. Michele ha colpito ancora, per quello vi dico ragazzi, iscrivetevi al canale, non ve ne pentirete. Speriamo. Qui abbiamo l'altro. Inseriamo la spalla. Ecco qui. La splendida testa. A breve finalmente avremo il nostro overbuilder all'interno. Le due scuri, qua abbiamo già il magnete. Aspettate ragazzi perché non sto inquadrando nulla, abbiate pazienza. Ecco qui. Che spettacolo ragazzi, che belle, che meraviglia. Guardate che meraviglia. Bellissime. Poi c'è ancora qualcosa. Questo è un omaggio per i soli abbonati, Koji Kabuto da in piedi. Non è finita, abbiamo ancora qualcosa. Le due punte in metallo che però non vi consentiranno di avere poi il raggio congelante che si accende grazie a delle fibre ottiche che attraversano le antenne e poi si vedrà la luce blu qui. Vi ho anche spiegato quando usarle se deciderete di farlo, così come anche l'altra mascherina che ha il colore più vicino all'anime, infatti è meno trasparente, e questa andrà in concomitanza con queste qualora decideste di non metterlo con gli effetti. Anche comunque molto onestamente, una volta messo in vetrina, chi è che ci va più a giocare? Insomma, all'inizio uno prova che tutto funzioni, dopodiché basta. Qui abbiamo il nostro Koji Kabuto che sarà messo all'interno dell'overbuilder, meraviglioso, col suo sedile, eccolo qua. Bellissimo. Le due ali basculanti dove all'interno poi andremo a mettere quei micro motorini che vi ho fatto vedere nell'unboxing, che permetteranno la rotazione delle due eliche. Ecco qui le due eliche. Questa che è la chiusura del giunto della spalla. Stavo guardando se c'era qualcos'altro. I figuranti li avete visti prima, i 4 personaggi, i ricercatori del centro ricerche fotoatomiche, l'avete visti nell'unboxing. E guardavo, ma credo di aver preso tutto, spero di aver preso tutto, e altrimenti mi sono dimenticato. E buon ragazzi, ecco qui. Io vi ringrazio del vostro tempo. Un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Ah sì, questo è il pacco batterie che ci è stato dato. Come ho già detto, mi raccomando, trattatelo bene perché sarà quello definitivo che metteremo dietro la schiena per alimentare poi la testa e il getto qua. E probabilmente anche il raggio, quello davanti sul petto. Quindi mi raccomando, abbiatene un'ulteriore cura. Stavo appunto salutandovi. Un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari, grazie sempre del vostro tempo,
Noi ci vediamo al prossimo video, che è il numero 29, poi seguirà il 30 e il numero 31. Ciao a tutti ragazzi!